Ciao a tutti e ben ritrovati a una nuova video lezione. Oggi vorrei proporvi un acquarello veloce di un vecchio peschereccio in legno, di una foto che ho scattato un po' di tempo fa. Prima di iniziare però vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per le prossime lezioni di acquarello che sono il 24 e il 25 di aprile. Un'altra novità importante è che sono riuscito ad aprire il canale Patreon, all'interno del quale sto pubblicando una serie di lezioni pensate per i principianti assoluti, quindi partiamo dalle basi e piano piano scopriamo la tecnica dell'acquarello con un percorso didattico ben strutturato. Detto questo, iniziamo. Il soggetto che vi propongo è preso da una fotografia che ho scattato un po' di anni fa, quando nel porto di Cagliari ancora c'erano i vecchi pescherecci in legno, quindi 6-7 anni fa forse, quando ancora avevo il cellulare. Oggi non ce l'ho più, l'ho eliminato dalla mia vita, per fortuna vivo meglio. Però all'epoca avevo ancora il cellulare ed è una foto che ho scattato col cellulare. Oltretutto all'epoca non c'erano le fotocamere di oggi, chiaramente, e quindi come vedrete la foto è un po' sgranata e piccola, ma non è casuale. Perché in realtà capita spesso di trovarci a voler fare un soggetto che magari abbiamo fotografato e di cui però non abbiamo un'immagine in alta risoluzione. E quando mi trovo davanti a situazioni di questo tipo è chiaro che non posso realizzare un dipinto di grandi dimensioni o un dipinto particolarmente dettagliato e definito. A quel punto generalmente, se voglio comunque eseguire quel soggetto, realizzo una bozza piccola, un piccolo acquerello, un piccolo disegno e generalmente l'affronto con una tecnica più veloce rispetto a quella classica. Ed è esattamente quello che vedremo oggi insieme. La lezione che stiamo per iniziare, il tutorial che stiamo per affrontare insieme, non è altro che una sintesi di una lezione completa che ho già caricato su Patreon e che potete vedere se siete abbonati appunto al canale Patreon, nel quale appunto carico le lezioni più lunghe, più dettagliate e spiegate in tutti quanti i passaggi. Noi qua comunque vedremo una sintesi abbastanza veloce, abbastanza utile spero, che vi permetterà comunque di capire come approcciarvi a soggetti simili o comunque con questo metodo. Iniziamo subito col nostro esercizio. Il disegno, come vedete, è già eseguito. Se volete sapere come gestirlo trovate altri miei tutorial legati al disegno preparatorio per acquerello. In questo caso ci dedichiamo solo alla pittura, partendo da un blu abbastanza diluito che gestiamo con una velatura sia sullo scafo che sul riflesso sull'acqua. Mentre lasciamo asciugare il blu, cominciamo a definire con un primo colore di base la parte a sinistra, quindi il groviglio di reti o di funi, in realtà non si capisce bene, anche a questo serve la sintesi, a noi interessa solo che il fatto che è una massa, un volume di arancioni, e la ruota più scura. Lo faccio già con colori molto diluiti se la luce è massima, quindi se il colore è chiaro, e colori invece più scuri, più densi se il colore è già di base abbastanza intenso. Successivamente poi con un blu leggermente più scuro passo ai dettagli più intensi nella parte della cabina e dello scafo, quindi vado a definire con una seconda velatura, facendo comunque attenzione a non coprire le parti di luce massima che devono stare bianche come la carta o comunque con la prima velatura. Questo lavoro lo faccio sia sulla parte emersa, quindi sulla barca, che sul riflesso della stessa sull'acqua. Eseguito questo passaggio posso intensificare il colore con un blu ancora più scuro nei punti in cui effettivamente vedo una maggiore profondità di ombre, e lo posso fare anche prima che asciughi la velatura appena data. Fatto questo poi faccio asciugare completamente tutta la stesura di colore e una volta completamente asciutto intervengo con un colore leggermente più denso che ho preparato in tavolozza, quindi un blu che ha meno acqua e anche un blu comunque più scuro già di base.
L'obiettivo è quello di dare profondità al colore e contemporaneamente di rappresentare qualche dettaglio. Continuo a intensificare sia il colore che le ombre, intervenendo di volta in volta con un colore sempre più denso, quindi sempre meno diluito, così da appunto caricare e rafforzare sia la brillantezza e l'intensità del colore stesso che il valore di scuro massimo dato dalle ombre. Logicamente più vado avanti con le velature, minore è la zona in cui intervengo, quindi chiaramente se ho già dato 3-4 velature, gli ultimi passaggi dovrò gestirli in punti veramente circoscritti, quindi veramente dove ci sono solo gli scuri massimi. Colore sempre più denso, quindi colore sempre più intenso per gli ultimi passaggi. Intervengo così sulle ombre portate delle boe, che sono elementi che adesso dovremo gestire, sono rimasti completamente bianchi, e con questo colore così denso mi avvicino verso la conclusione del lavoro, aggiungendo gli ultimi scuri, quelli massimi appunto, quelli più intensi, e contemporaneamente anche qualche dettaglio in più nella parte alta della cabina.
Come vi avevo anticipato, questo è un esercizio veloce, una bozza, e sono lavori che in genere eseguo sui miei album, quindi taccuini di viaggio, sketchbook che porto sempre con me. Quando devo fare lavori veloci, generalmente li eseguo su questi quaderni. Nel fare questi esercizi è fondamentale una cosa, lo dico sempre, continuo a ripetervelo, perché spesso mi arrivano email o commenti di qualcuno di voi che, preso un po' dalla disperazione, mi scrive dicendo che non riesce a ottenere i risultati sperati. È normale all'inizio, lo ripeto sempre, lo ripeto ancora, l'importante è divertirvi, cioè quando trovate un soggetto che vi piace, godetevi l'esecuzione del disegno, godetevi l'esecuzione dell'acquerello, e poi se non esce bene non importa. Negli sketchbook appunto in genere funziona così, si gira pagina e si cambia e si riparte. Ma è proprio questo il percorso che serve per imparare la tecnica, imparare soprattutto l'acquerello. Con tante altre tecniche, con la pittura a olio, con l'acrilico, col disegno, possiamo correggere, possiamo continuare a intervenire sul lavoro finché non raggiungiamo un effetto che ci soddisfi. Nell'acquerello purtroppo non è così, se sbagliamo l'acquerello spesso è da buttare, però l'importante è continuare a ripetere e non buttarsi giù fondamentalmente. Questo aiuta sempre ed è quasi un mantra che dovete tatuarvi, diciamo, che vi aiuta sicuramente a prendere con la giusta filosofia questa tecnica, che altrimenti diventa davvero frustrante. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che l'abbiate trovato utile. Vi ricordo che potete lasciare un commento sotto questo video per suggerire anche argomenti da affrontare in futuro, così che possa magari aiutarvi nelle cose che effettivamente ritenete le più difficili, e così continuiamo insieme questo percorso di scoperta della tecnica. Potete iscrivervi nel bottone che trovate in questa parte della schermata, iscrivendovi al canale e attivando la campanellina riceverete così tutte le notifiche ogni volta che esce un nuovo video, che più o meno è 1 o 2 video alla settimana. Detto questo vi saluto, vi ringrazio e vi auguro un buon acquerello e buon divertimento soprattutto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!